Buondì a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo poncio estivo che io ho deciso di chiamare, oppure poncio ma in realtà è anche un coprispalle estivo, che io ho deciso di chiamare Fashion Night. Per poterlo realizzare ho utilizzato il filato della Stanley Yarn che si chiama New York. Guardate qui che meraviglia, il colore che ho scelto io è il nero con questo laminato molto colorato, è bellissimo, lo adoro, guardate qua quanto luccica, è perfetto per impreziosire appunto un outfit da indossare in occasioni speciali sia la sera che per qualche evento tipo matrimoni o roba del genere. Oltre a questo che ho utilizzato io, quindi oltre il nero, ci sono anche altri colori che vi voglio far vedere e ce ne sono veramente tanti e trovate sempre sul mio sito Filati Elsa. Guardate qui, abbiamo il bianco con il lamè dorato, abbiamo il fucsia, abbiamo l'ottanio, ma ripeto ci sono veramente tanti colori che trovate tutti disponibili sul mio sito e vi dico anche il quantitativo. Allora, io ho sempre solo lavorato con l'uncinetto del 3,5 e per poter realizzare questo coprispalle poncio ho utilizzato due soli gomitoli. Ora, per una taglia M vi consiglio 3 gomitoli, 3 gomitoli vanno bene anche per una taglia L, mentre per una taglia XL vi consiglio 4 gomitoli. Rispetto a me, questi sono due rettangoli che vanno realizzati e poi cuciti insieme. La taglia M e la taglia L, taglia M metterete un motivo o due motivi in più rispetto a me e per farlo lungo fate lungo solamente 5 cm in più, mentre taglia L dovete mettere o 2 o 3 motivi in più rispetto a me e per la lunghezza farlo almeno 10 cm in più. Taglia XL, mi raccomando, rispetto a me 4 motivi in più e poi potete farlo lungo più o meno 15 cm in più rispetto a me. Una volta fatto questi due rettangoli vanno cuciti sulle spalle, quindi qui, e poi un po' sotto, non tantissimo, io sotto ho cucito solamente di 12 cm perché volevo che comunque qui rimanesse bello largo. Lo scollo, come potete vedere, è largo, ho deciso di farlo veramente largo perché magari lo posso indossare anche in questa maniera che scende appunto su una spalla per renderlo ancora più chic, mettiamola così, oppure come lo indossiamo sempre, quindi bello così che ci tiene sulle spalle. Per quanto riguarda la lavorazione vi posso assicurare che è semplicissima, è un giro che va sempre ripetuto e che conoscete perché io con questo punto ho realizzato anche una maglia l'estate scorsa, quindi anche che per chi è inesperta vi posso assicurare che è semplicissimo da realizzare. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla e se è così come sempre mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncio coprispalle io lavorerò il filato New York. Il colore che ho scelto io è questo fantastico nero con questi riflessi coloratissimi, guardate qui che meraviglia. Però vedete che ci sono altri colori e sul sito ne trovate molti altri. Ora, siccome lavorerò appunto col nero, io vi farò vedere un campione con un altro colore, lavorando però sempre con l'uncinetto al 3,5 in modo tale che non vi dia fastidio. Andremo a realizzare due rettangoli che poi cuciremo insieme appunto per dar vita, come avete visto all'inizio del video, a questo coprispalle poncio. Le catenelle che andremo a montare devono corrispondere all'altezza del vostro rettangolo, quindi dalla spalla alla vita. Arriva la vita non sotto, non ai fianchi ma alla vita. Però io che sono una taglia EMS e lavorando con l'uncinetto del 3,5 su un multiplo di 5 catenelle a cui vanno aggiunto una catenella, io ho montato 66 catenelle. Per una taglia M io vi consiglio di andare a mettere almeno 5 catenelle in più, soprattutto se avete il seno, in quel caso forse anche meglio 2, mentre per una taglia L vi consiglio di andare a mettere 3 motivi in più rispetto a me, 4 se avete un grosso seno, stessa cosa taglia XL. Andate a mettere 5 motivi in più rispetto a me, 6 se avete un seno abbondante. Io non ho molto seno, quindi per me vanno benissimo le catenelle che ho messo. Se siete una taglia M però avete poco seno, potete montare le mie stesse catenelle, quindi montatene 66. Ricordo, si lavora su un multiplo di 5 a cui va aggiunta una catenella e lavoreremo, quindi le catenelle sono dalla spalla alla vita e lavoreremo quindi in questa maniera, quindi le catenelle, quindi andremo a fare il nostro rettangolo in lunghezza.
io cercherò di lavorare almeno fino ad arrivare ad avere un 20 centimetri in più rispetto alla mia larghezza spalle. Naturalmente voglio terminare comunque tutto il gomitolone, che è il gomitolo, che è da 100 grammi, quindi vi dirò quanto viene rispetto a me, alla lunghezza che vi dirò. Mi raccomando, taglia M, andate a fare almeno 5 centimetri in più rispetto a me, 10 centimetri se siete una taglia L, 15 centimetri se siete una taglia XL. Questo se la volete fare della mia stessa lunghezza, quindi che vi arrivi dove arriverà a me dovrebbe arrivare comunque poco prima dei gomiti. Per una taglia quindi se siete se volete farla ancora più lunga o più corta, dovete andare a fare meno giri o più giri. Io vi consiglio comunque di vedere addosso il rettangolo in modo da capire bene quanti centimetri da andare a fare. Detto ciò, possiamo iniziare. Vi dico già che la lavorazione è semplicissima, c'è un giro base e poi c'è un giro che va sempre ripetuto. Come sapete, preferisco fare dei punti semplici, pochi giri, ma che comunque abbiano un effetto, soprattutto quando andiamo a lavorare con un filato che è già particolare di suo, perché come potete vedere è molto lucente. Non vi preoccupate, perché lo riutilizzeremo ancora questo filato. Ho intenzione di lavorare anche un altro colore che mi ha molto colpito, ma non vi svelo quale, per fare qualche altra creazione da indossare sempre la sera. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare la nostra lavorazione. Qui a me mi vedete un piccolo campione, quindi andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto la prima catenella di base, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado a fare 3 catenelle, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare le mie 3 maglie alte, 1, 2, 3. Ancora 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare le mie 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Come vi ho detto, questo va fatto per tutto il nostro giro base. Per terminare il giro base andiamo a fare una catenella, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva. Questo ci permette appunto di avere l'inizio uguale alla fine di questa lavorazione qui, le 2 maglie alte. Come sapete, quando lavoriamo in giri di andata e ritorno io tendo sempre a mettere qualche catenella in più, in modo tale che da averne in più e non in meno, quindi poi vado a togliere le catenelle in più. A questo punto ci giriamo la lavorazione e andiamo a fare il giro che va sempre ripetuto. E andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, 3 catenelle. Quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado direttamente dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Devo fare questo per tutto il giro, quindi 3 catenelle, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 catenelle, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, scusatemi, salto, vado direttamente dove ho l'ultima maglia alta e realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Devo terminare il giro e vado a fare una catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta,
vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta, e abbiamo terminato così il giro. Ci giriamo, ve lo faccio rivedere in modo tale che vedete come viene la lavorazione. Quindi andiamo a fare di nuovo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta dove abbiamo la maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho la terza delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, 3 catenelle, vado dove ho la terza delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, 3 catenelle, vado dove ho l'ultima delle 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1 2 e 3, catenella di separazione perché siamo arrivati alla fine del giro, e andiamo a fare una maglia alta sopra ognuna delle ultime 2 maglie alte, 1 2, e si ricomincia. Quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere. Vedete come viene la lavorazione? Abbiamo le maglie alte che si alternano, e vi posso assicurare che io ho già iniziato a lavorare il New York, in lavorazione viene benissimo, il filato è un po' più sottile di questo rispetto a quello che sto usando io, quindi viene molto leggero, molto luminoso, e non vedo l'ora di farvelo vedere terminato. Quindi io adesso continuo a lavorare e vi dirò alla fine quanti centimetri mi è venuto lungo il mio pannello, e in base al mio regolatevi anche per le taglie più grandi. Ho terminato il mio primo pannello. Vi ricordo che io con le catenelle montate ho un'altezza di circa 33 centimetri, sono andata a lavorare per 88 centimetri utilizzando tutto il gomitolone. Quindi ripeto, con le catenelle montate io ho una larghezza di 33 centimetri, ripetendo il mio giro sono arrivata ad una lunghezza di 88 centimetri, e adesso vado a fare un altro rettangolo identico, quindi monto lo stesso numero di catenelle, vado a fare lo stesso numero di giri e ve lo faccio vedere appena l'ho terminato. Ho terminato anche il secondo rettangolo, montato lo stesso numero di catenelle, sono andata a fare sempre gli 88 centimetri, quindi ho fatto lo stesso numero di giri. A questo punto li dobbiamo cucire insieme per fare il nostro scollo, quindi cucire un po' le maniche. Sotto devo ancora decidere se lo cucirò, ve lo faccio sapere, vi dirò anche quanto sono andata a cucire partendo dall'esterno all'interno. Vorrei lasciare almeno un 27 centimetri liberi al centro, quindi adesso io mi metterò i marcapunti e me lo proverò. Non cucirò le maniche, quindi le maniche qui le lascio aperte, ma andrò a cucire sotto. Altra cosa però, prima di andare a cucire, che vi voglio dire è che io ho messo i 2 pannelli in direzioni diverse. Quello dietro, come potete vedere, la lavorazione va da destra a sinistra, quello avanti invece va da sinistra a destra. Questo perché mi piace il fatto che davanti abbia una direzione e dietro ne abbia un'altra, in modo che sembra che comunque la lavorazione va in circolo, quindi in tondo, sì, in circolo, in tondo. Quindi adesso metto i marcapunti, mi provo i 2 rettangoli, vi faccio sapere alla fine quanto sono andata a cucire sopra, quindi quanto ho lasciato libero di scollo, e se sono andata a cucire anche sotto, ma penso proprio di sì. Allora, sono andata a cucire i miei rettangoli dall'esterno verso l'interno. Io sopra ho cucito per 24 centimetri sia a destra che a sinistra, lasciando quindi lo scollo bello largo. Vi faccio capire, e lo avrete già visto forse indossando all'inizio del video, che mi lascia molto scoperto le spalle, proprio perché comunque questo è un poncio estivo. Mentre per quanto riguarda sotto sono andata a cucire molto meno, ho cucito solo per 12 centimetri sia a destra che a sinistra, quindi da entrambi i lati. Ripeto, sopra ho cucito per 24 centimetri, però se volete lo scollo più chiuso basta andare a cucire un po' di più. Sotto invece ho cucito soltanto per 12 centimetri, ma anche in questo caso se lo volete un po' più chiuso sotto potete andare a cucire un po' di più, ma io vi consiglio invece di lasciarlo bello largo sotto, quindi di cucire poco. Quindi possiamo dire che anche questa creazione è terminata.